Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi ho sul banco un NAD 3020. A dire la verità non volevo nemmeno fare il video, l'ha portato un'amica della mia moglie in condizioni pessime e guasti, probabilmente guasti veri, non ce n'ha, diciamo, i soliti potenziometri che non funzionano, commutatori che non funzionano e è in condizioni veramente pessime anche all'interno e va ripulito tutto. Sicché ho detto, ma magari qualcuno gli interessa sapere come sono fatti i NAD. Il 3020 è stato un apparecchio che ha avuto il suo successo, anche se non era ovviamente un apparecchio performantissimo, però ha avuto tanto successo e piaceva. E sicché ho detto, lo faccio vedere ai miei spettatori, chiamiamoli così, e magari gli fa appunto piacere. Sicché continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Allora il NAD è questo e lo vedete è già ovviamente stato aperto e ora mi avvicino e vi faccio vedere in che condizioni è l'interno. E la prima cosa che farò è pulirlo proprio prima di mettermi a smontare commutatori e diciamo, come si dice, compagnia cantante. Ho già visto che c'è stato anche lavorato e cerchiamo di rimettere le cose al meglio che si può, perché perfetto probabilmente diciamo elettricamente sì, ma esteticamente non tornerà probabilmente. L'apparecchio visto dal sopra è questo, ovviamente è parecchio sporco. Qui c'è anche della ruggine che non riuscirò a togliere, ve lo inquadro più da vicino e si vede, si nota che è veramente in condizioni pessime. Ovviamente in condizioni pessime perché l'apparecchio è vecchio, è stato tanto fermo e non è che le persone vanno a aprire gli apparecchi e a pulirli, però come vedete il circuito stampato è veramente sporco, appiccicato anche, non so dove era, e sicché la prima cosa che faccio prima di metterci le mani e diciamo sistemarlo è cercare di dargli una pulita. Anche questo trasformatore non riuscirò ovviamente perché o lo smonto e lo verniscio, ma insomma il gioco non vale la candela, o cerco di pulirlo al meglio che sia possibile, ma comunque sia si vedrà lo stesso. E non lo sto nemmeno a provare con voi perché diciamo i problemi sono i soliti: commutatori, potenziometri che gracchiano e ve lo faccio vedere un attimo, via. Il potenziometro del volume è questo, quando vedete che lo muovo a malapena e lui fa questi giochi qui perché scrocchia ovviamente. Lasciamolo in un punto fermo. Stesso il discorso del bilanciamento, se vedete che fa tutte queste vibrazioni e chiaramente scrocchia quando fa questo lavoro qui. Lo stesso dall'altra parte, no, dall'altra parte lo fa meno, fa più che altro da questa. Lo stesso lo fanno i toni, come vedete la sinusoide cerca di scappare e lo stesso quello dei bassi fa queste cose strane. Come vedete la sinusoide cerca, quella specialmente di sotto, cerca di andare verso destra e verso sinistra. Poi ci sono commutatori che uno le preme e chiaramente ancora hanno premuto un altro, però non fa niente. Questo è il solito e insomma va fatto questa sistemazione. Ora ve lo faccio vedere anche dietro non è messo meglio. Anche dietro è sporco, ma più che altro è unto. Non lo so perché, è tutto unto. Sicché va ripulito nella migliore maniera che si può. I miracoli non li fa nessuno. Ma aspettavo dalla NAD che questi ponticelli qui fossero diversi invece che di plastica, ma insomma vanno bene lo stesso. Procedo e ci si vede. Come si può vedere è stato perfettamente ripulito ora, non c'è più lo sporco come prima, diciamo aggressivo, lo sporco incollato, lo sporco grasso. Come vedete il circuito stampato è perfettamente pulito da tutte le parti, prima era tutto veramente sporco. Ho già pulito i commutatori, i potenziometri, li ho rimontati, sono lì.
ho dato già una controllata ai condensatori, questi 4 qui sono fuori specifica, le cambio e per il resto più o meno va tutto bene. Il trasformatore, come vedete, l'ho fatto nero perché l'avevo grattato un po', ma c'era la ruggine, e siccome poi l'unica parte che si vede è questa qui, dove dalle feritoie, e sicché gli ho dato una spruzzatina di nero in maniera che non si vede. Il frontale in questo momento è smontato, così pulisco tutto anche il frontale e ora lo capovolgo e si fa il lavoro dei condensatori. I condensatori sono qui sotto. Per arrivare ai condensatori ho dovuto levare questo che era messo in questo punto qui, esattamente era messo così, e sì che l'ho dovuto togliere, svitare qui, qua, e 2 viti che erano qui sotto, esattamente qui, in maniera che venisse via, perché se no non si lavorava con i condensatori. E ora mi accingo a tirare fuori i condensatori. Aspiro praticamente lo stagno dei condensatori e poi vengono via e le ristallo. E ora dovrebbero venire via piuttosto bene. Eccoli qua, sono legati insieme e il negativo bisogna ricordarci che è dalla parte, diciamo, dello schienale, per così dire, dalla parte posteriore. Dovrebbero già venire via così, dopo io li rimonto e poi magari ci posso anche rimettere una fascetta come è stata messa qui. Ve li faccio vedere, avevano perso capacità, avevano un SR alto e se si vede comunque hanno, diciamo, dei problemi perché hanno perso liquido, si vede anche così a occhio. Comunque alla misura mi davano sia un SR alto e una capacità inferiore. Questi sono da 35 volt, ora li rimetterò uguale, ma ce l'ho da 40 volt. I 4 condensatori sono messi, sono stato attento ovviamente a mettere il negativo verso lo schienale e ora li saldo dall'altra parte. Non credo ci rimetterò una fascetta perché non è che ne vedo così un grosso motivo che siano affascettati insieme. Ora gli do una bella saldata, poi taglio i terminali e già che ci sono dopo do una bella ripulita qui con l'antiflussante, che così si vede se si leva un po' di cose strane qui. Ecco fatto. Ovviamente terminali dopo via subito nella spazzatura perché si rischia che vadino a finire dove non è necessario. Mi sono accorto di una cosa, come al solito faccio le saldature da lontano e me ne sono scordata una. Ecco fatto. Ora ci passo un pochino di antiflussante che dovrebbe ripulire anche queste zone qui che sono un po' più brutte, oltre a ovviamente togliere il flussante della saldatura stessa. Io non uso flussanti aggiuntivi, solo quello che c'è nello stagno. È un lavorino che si fa con un pochino di pazienza. Ora proseguo da me, se no vi faccio vedere solo che smanacco qui sopra. E poi una volta fatto vi faccio vedere nell'insieme. Ecco fatto, ora anche da questa parte, diciamo, il circuito stampato è bello pulito anche lui, sicché può andare bene, diciamo, anzi va benissimo. E proseguo con il rimontaggio. Ho rimontato anche il frontale, dopo rimonterò anche il sotto, però volevo provare gli ingressi, ora se funzionano.
misurare la potenza, se rientra almeno nei 20 watt in specifica, e la distorsione. Allora proviamo i vari ingressi. Ora io sono su tuner praticamente, come vedete sono nel mezzo qui, che tuner, vi inquadro l'oscilloscopio e l'ingresso c'è, ovviamente il volume funziona. E ora proviamo l'altro ingresso. Mi sposto su AUX, inquadro l'oscilloscopio e faccio la commutazione AUX e anche questo funziona. Ora calerò il segnale nell'ingresso perché lo metterò su fono, sicché attualmente sono sui 200 mV di segnale d'ingresso e lo calerò intorno ai 5 mV per vedere se funziona l'ingresso fono. Mi sposto sull'ingresso fono, ecco inquadrato l'oscilloscopio, lo metto su fono, alzo e anche l'ingresso fono è perfettamente funzionante. Provo l'ingresso tape e così siamo a posto, gli ingressi vanno tutti dopo. Allora l'ingresso tape lo devo spostare qua, questo è l'ingresso del registratore. Anche qui inquadro l'oscilloscopio, lo sposto su tape, vediamo un po'. E dovrebbe andare, eccolo qua. E anche questo è un ingresso che va, sicché a questo punto io misurerei la potenza e la distorsione e vediamo se ci siamo. Allora questo apparecchio dovrebbe dare circa 20 watt, sicché se dà qualcosina di più è tutto di guadagnato. Inquadro meglio l'oscilloscopio, ecco ho inquadrato tutto l'oscilloscopio. Vediamo un po' di metterci sull'ingresso, mettiamo AUX, non è che sia importante poi l'ingresso, scelgo l'AUX perché mi torna comodo a me. Allora, sposto il selettore sull'oscilloscopio a 10 volt per quadretto e poi allora, l'oscilloscopio è spostato, l'ho spostato a 10 volt per quadretto e alzo fino a contare come al solito i quadretti e vediamo i volt RMS. C'è il wattmetro se uno vuole fare misure diciamo più accurate, vi metto il link, c'è un video dove ho costruito un wattmetro di bassa frequenza. Ora per queste misure veloci si può usare tranquillamente l'oscilloscopio. È messo in volt picco picco, 10 volt per quadretto picco picco, basta ovviamente, come vi ho spiegato nel video anche del wattmetro, fare il semplice calcolo. Alzo fino a un leggermente sotto il clipping, vediamo un po', e andiamo, ecco qui siamo sotto e siamo sotto il clipping. Un po' di più, sono sceso, così siamo tranquilli con la misura. Prendiamo il canale superiore, c'ho da controllarlo questo oscilloscopio perché i comandi vanno puliti. Allora 10, 20, 30, 40 volt picco picco, sono 40 per 40 diviso 8, 25 watt, sicché in distorti 25 watt prima del clipping, e direi che, visto che ne dovrebbe erogare 20, anche qui ci siamo. Vi inquadro il distorsimetro, abbassiamo un po' la potenza, tipo fino a circa, mettiamo così, e andiamo a misurare la potenza di tutti e due i canali. Ecco qua, oggi uso il Bonton invece che dell'HP, che è anche questo un ottimo misuratore di distorsione. Vediamo un canale. Ci siamo, 0,04, va benissimo. Prendo l'altro canale, che questo ha il pallino rosso, diciamo, sul cavo per riconoscerlo. E anche questo, vediamo un po', 0,030, quasi anche questo 0,04, sicché siamo più che in tolleranza. Ora
il frontale è bello pulito, ma ve lo faccio vedere poi da chiuso, ovviamente anche le manopole, tutto diciamo bello pulito. Ci rimonto il sotto perché sennò così chiaramente senza piedini. Ci rimonto il sopra e poi ve lo faccio vedere da vicino, che diciamo fa sempre la sua figura comunque. Un'anticipazione, vediamo un po' se mi sposto. Ta-da! In uno dei prossimi video, ma non troppo a breve comunque, ci sarà da dare una controllatina anche a questo bestione qui. Chi diciamo è del mestiere o appassionato, vediamo qui il nome del proprietario, che è un amico mio anche quello, che mi guarda la Vespa, e questo qui è un bel bestione. C'ho da appurare ancora le caratteristiche e so che per portarlo in laboratorio è stata veramente pesa, perché è molto pesante, non so quanti chili, c'ho a vedere le caratteristiche, a peso è peso. Sicché è un bel bestione, va visto, è tantissimo che è fermo anche questo. Vabbè, fine dell'anticipazione. Rimonto questo apparecchio e lo guardiamo chiuso. Sto rimontando le viti, e un'accortezza volevo dire, perché alle volte mi è capitato anche nel corso degli anni della roba con viti montate a casaccio. Come vedete queste qui sono due viti di chiaramente lunghezza diversa. Ora, secondo dove vanno, per carità, possono anche essere scambiate. In questo caso, che vanno in questo foro qui, che sotto c'è il circuito stampato, se noi ci mettiamo la vite più lunga o una vite troppo lunga comunque, perché la prendiamo a caso dall'amplificatore, si rischia di andare a fare cortocircuito. Sì, che anche questo memorizzate dove vanno le viti che avete smontato, non le rimontate a caso, cioè quelle più lunghe hanno un posto specifico, quelle più corte ovviamente anche. L'apparecchio è questo, perfettamente pulito ovviamente. L'unico problema che c'è, fra virgolette, è che ci sono alcuni punti di ruggine. Il coperchio andrebbe riverniciato, ma ovviamente la riverniciatura la deve fare una persona che tipo carrozziere, non sta a me ovviamente, e non è mio, non ho permesso chiaramente di mettermi né a verniciarlo io né a farlo verniciare ovviamente da un professionista che ne sa più di me. Mi sono scordato una cosa, e controlliamo che vadino i toni, oltre al bilanciamento, quello lo so già, comunque controlliamo i toni con l'onda quadra, il muting e il loudness che funzioni. Sicché vi inquadro l'oscilloscopio, eccolo lì, diciamo prima cosa che vado a premere il muting, sicché ovviamente si abbasserà il segnale, infatti si abbassa di parecchio, giustamente, perché è andato in muting. Poi mettiamo l'onda quadra, un ottimo segnale diciamo di onda quadra, proviamo i bassi, questi sono i bassi, e qui funziona perfettamente. Gli acuti, anche questi funzionano perfettamente. Il bilanciamento ovviamente quello è chiaro che funziona. Comunque il loudness, se lo premo, come vedete, modifica la curva, sicché tutte queste cosine qui funzionano e possiamo dirci soddisfatti. Allora, il video è finito, il piccolo NAD, il 3020, l'ho riparato. Se di riparazione possiamo ovviamente parlare, ho fatto quello che era necessario farci. Quel NAD 3020, per chi non lo sapesse, è un amplificatore che è stato a suo tempo e anche tuttora comunque molto apprezzato, nonostante la potenza non fosse chiaramente eclatante, 20 più 20 watt, montava dei 2N3055 e 2N2955, però era apprezzato per la qualità comunque sonora, per la timbrica, e riusciva a pilotare
anche casse abbastanza dure, sicché diciamo come amplificatore ha avuto il suo successo. Non era un amplificatore costosissimo e ha avuto diciamo il suo bel momento di gloria perché è stato apprezzato. Questo così a titolo diciamo di appendice. Se il video vi è piaciuto, come al solito mettete mi piace, il canale così cresce e io magari faccio i video perché qualcuno vedo che li guarda, qualcuno so che gli piacciono, se no sembra che li faccia per me stesso. E che vi devo dire? Vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!